Benvenuti naviganti, state per attraversare il mare sotterraneo, luogo dove apprendere i segreti di Magic l'adunanza. Mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un video dedicato al Centurion, con un taglio un po' diverso dal solito, in compagnia di due esperti di eccezione, Francesco Vitale, conosciuto sui social come Crash Bolas, e Jonathan Quarantiello. Il motivo di una consulenza così importante nasce dal tema che vorremmo trattare in questo nuovo ciclo di appuntamenti, dedicati a risolvere uno dei problemi più cocenti di molti neofiti di questo formato, aiutarli a investire nel modo migliore possibile le loro finanze, per costruire un nucleo di carte utili al formato. In questa occasione inizieremo, in un appuntamento diviso in due parti, a trattare l'aspetto più delicato di qualsiasi mazzo in Magic, la mana base, fulcro fondamentale per le nostre giocate, guidandovi verso i mazzi da 1 fino a 3 colori, includendo il pool di carte necessario per costruirne una generica basata sui colori e gli archetipi principali. Non vi indicheremo l'acquisto indiscriminato di tutte le carte forti o delle carte in reserve list, ma di ciò che è necessario, con un ordine ragionato, al fine di poter costruire i vostri mazzi Centurion in maniera efficace, non solo dal punto di vista del gioco, ma, in particolare, dal lato economico. Questa volta vi parleremo di mana base. Prima di iniziare, parliamo dell'elefante nella stanza, le Dual Land, che non hanno bisogno di presentazioni, ma hanno un costo di certo impegnativo, non alla portata di tutti, soprattutto di chi si avvicina a un formato complesso come quello oggetto di questa analisi. Se il loro acquisto per voi è facilmente effettuabile, procedete pure senza rimorsi. In caso contrario, questa guida vi darà le indicazioni necessarie per poter giocare senza sentirne la mancanza, a tutto vantaggio dei vostri investimenti, attuali e futuri. Vista l'immensità del formato Centurion e il numero di terre accessibili, cominceremo a dare un ordine di priorità da quelle migliori in assoluto a quelle più situazionali, restando nell'ambito delle terre che sono in grado di dare mana colorato o sono così importanti da non poterci rinunciare. Quindi non ci concentreremo su terre che offrono un utilizzo molto specifico, come nel caso di Valakut The Mountain Pinnacle, che necessita di un piano di gioco apposito per sfruttarne appieno il potenziale. Piuttosto ragioneremo su carte utili in tutti i contesti, via via scendendo in efficienza, così da dare anche un metro di valore per i vostri investimenti, in questo reparto così delicato per la buona riuscita delle vostre partite. Con una classificazione in fasce proveremo a darvi qualche elemento per riconoscere al volo le terre migliori per i vostri scopi, a partire dal top, le terre super, quelle su cui dovete puntare assolutamente per entrare nel formato in modo ottimale. Via via scenderemo di importanza da quelle di tipo A cui appartengono Shockland e Fetchland, a quelle di tipo B, composte da un nutrito gruppo di loro tra Rainbow, Canopy, Check, Fast e Painland, per concludere con quelle di tipo C, le più eterogenere nella composizione. Qui avremo le Filterland, le nuove Pathway Lands, le Triomland Tricolor, le Castle Land provenienti da Throne of Eldraine e per concludere le Snowland, a 1 e 2 colori, giunte da noi con Kaldheim, per concludere questa panoramica per importanza e funzionalità. Ora entriamo nel vivo della descrizione di tutte queste terre, ricordandovi che più scenderemo in classe, meno potrebbe essere indispensabile adottare l'utilizzo di questi permanenti. Partiamo subito con le 3 terre irrinunciabili per il formato, Combat Tower, Cavern of Souls e Wasteland, sulle quali dovrete puntare sin da subito per i pregi che portano in dote. La Command Tower non ha bisogno di introduzioni particolari, è la base iconica del Commander, il fixer perfetto, facilmente recuperabile in ogni precostruito Commander, insomma, una facile aggiunta al vostro pool di carte. Cavern of Souls e Wasteland saranno le vostre migliori amiche e grandi antagoniste tra di loro sui campi di battaglia, con la prima in grado di proteggervi dalle contromagie avversarie, quando giocherete il vostro comandante o una creatura essenziale per la vostra partita. Wasteland invece costituirà la vostra soluzione principale a Cavern of Souls e a tutte le altre terre utilities che il vostro avversario giocherà, permettendovi di guadagnare tempo, intralciando anche le mana basi avversarie più elaborate. Queste 3 carte sono senza dubbio fondamentali e irrinunciabili nella quasi totalità dei mazzi Centurion, per questo, per chi dovesse cominciare da zero, è caldamente consigliato di partire da queste nella costruzione del proprio pool di terre da acquistare. Passiamo ora ai fixer dei colori in campo per eccellenza, ovvero le Shocklands e le Fetchland, con uno spettro di utilizzo che in alcuni casi è ben superiore ai meri strumenti per fornire il mana del colore desiderato. Le Shockland, per quanto possa spaventare la perdita di 2 punti vita, sono tra le terre più importanti del formato, dato che interagiscono con le Fetchland e con quasi tutte le altre carte che nominano un tipo di terra base. Questa dinamica e la possibilità di scelta che offrono riguardo all'essere usabili subito o meno le rendono le carte più efficienti, immediatamente dopo le ben più note e costose Dual Lands, ricoprendo un ruolo del tutto simile nel mazzo. Le Fetchland sono un po' più complesse da comprendere dai neofiti, ma, indipendentemente dal numero di colori e dall'archetipo, rappresentano un modo più performante per sfoltire il grimorio e fissare la costruzione della mana base. Senza entrare troppo nei dettagli di tutte le interazioni che offrono, pensiamo ad esempio a rimescolare il grimorio dopo una brainstorm,
Queste terre permetteranno di cercare sia terre base che Shockland o altre terre che hanno il sottotipo di una basica in qualsiasi momento, addirittura girando alcuni svantaggi se utilizzate correttamente. Detto questo, insieme alle Superlands, queste due tipologie di terre sono assolutamente fondamentali per giocare e ve le consigliamo senza dubbio alcuno. Le Rainbow Land, che ci danno modo di ottenere qualsiasi mana colorato, sono in totale 5. Una di loro è Command Tower, l'abbiamo già trattata all'inizio, per via della sua facile reperibilità e per gli indubbi vantaggi che offre, senza sforzo. City of Brass e Mana Confluence offrono la possibilità di fissare il mana in modo perfetto, ma non con la stessa efficienza del pacchetto Fetch abbinato alle Shockland, dato che presentano uno svantaggio di farci pagare un punto vita per ogni loro attivazione. Reflecting Pool è un fixer ottimale ma dipendente da come è stata sviluppata in precedenza la nostra mana base, quindi può risultare meno efficace rispetto alle sue omologhe, se la mettiamo in campo nelle prime fasi delle nostre partite. Infine Path of Ancestry è un ottimo fixer, che garantisce un ulteriore effetto scry se lo sfrutteremo per castare una creatura, ma entra sempre tappata, il che non è il massimo per le nostre partenze. Le Canopy Lands sono ottimi fixer al costo di un punto vita ad ogni utilizzo, ma hanno il notevole vantaggio di potersi trasformare in una nuova carta nelle fasi più avanzate della partita. Sfortunatamente ad oggi il ciclo non è ancora completo, anche se con Modern Horizon 2 qualche speranza in tal senso c'è, ma qualora il vostro mazzo includesse una o più coppie di colori che hanno la canopy disponibile, inseritele senza indugio. Checklands, Fastland e Painland sono tutte terre che permettono di ottimizzare la mana base, ma ognuna di esse presenta un piccolo svantaggio. Le Checklands hanno bisogno di un tipo di terra base giusto per entrare in gioco stappate. Le Fastland possono essere giocate in modo efficiente solo nei primi turni della partita e le Painland ci costeranno un punto vita ogni volta che le utilizzeremo per attingere mana colorato. Come ultimo aspetto, nessuna di queste terre può essere presa da una fetch, il che può renderle meno appetibili delle altre scelte fin qui presentate, per un loro utilizzo più soppesato, dettato dall'esigenza di avere 3 o più colori nella nostra mana base. Passiamo ora a trattare un gruppo di terre che sono ancora valide da inserire nella mana base, senza però raggiungere il grado di efficienza delle carte descritte fino a questo momento. Iniziamo dalle Filterlands e dalle Pathway Lands. Entrambi sono degli ottimi fixer che entrano stappati, ma allo stesso tempo presentano limitazioni importanti. In particolare le prime hanno bisogno di almeno uno dei due colori che offrono già in campo per poter essere sfruttate. Le seconde invece ci consentono di scegliere un solo colore quando vengono giocate, il che ne limita fortemente la capacità di fissare il mana di tutti i colori utili al nostro mazzo, nel caso dovessimo castare carte come Nimbitz e Parun, molto color intensi per la loro messa in campo. Le Triome Lands, stampate nel ciclo di Coria all'Air of Behemoth, sono una componente importante delle mana basi a 3 o più colori, con il vantaggio, pur entrando in gioco tappate, di poter essere tutorate con le fetch, visto che ognuna di loro presenta ben 3 tipi terra base. Non è da trascurare la possibilità di essere ciclate nelle fasi più avanzate della partita, il che le rende funzionali nel caso avessimo mana a sufficienza e fossimo alla disperata ricerca di una risposta utile all'ultimo minuto. Lo svantaggio di queste terre è di non poter essere giocate nei mazzi con solo 2 colori, oltre al fatto che al momento il ciclo non è completo e sono presenti solo 5 combinazioni sulle 10 necessarie a completare tutte le combinazioni. Le Castle Lands provenienti dal set di Throne of Eldraine offrono quasi sempre delle buone utilities, che possono essere quasi equiparate a delle terre base con un'abilità aggiuntiva. Richiedono una terra del tipo base dello stesso colore per poter entrare stappate, e non tutti sono incisivi allo stesso modo, ma nell'archetipo giusto rappresentano sicuramente uno strumento in più nel corso della partita. Ultime ma non ultime, le Snowlands, ristampate recentemente nel set di Kaldheim, sia sotto forme di terre base che di terre doppie, con la possibilità di essere ricercate dalle fetch, anche se in grado di entrare solo tappate. In generale vengono usate insieme alle terre base normali per ottimizzare carte come Tainted Pact, oppure possono formare il core della mana base di mazzi specifici che richiedono sinergie con il super tipo neve, per sfruttare carte come Dead of Winter, altrimenti inutilizzabili. In conclusione, queste terre sono dei buoni fixer o ci offrono delle utilities interessanti, ma non sono automaticamente da inserire in qualsiasi mazzo, senza un'attenta analisi delle loro utilità nell'economia della nostra lista. Abbiamo concluso questa prima parte dell'analisi delle terre utili a costruire una mana base in un mazzo Centurion, e in un prossimo video ci focalizzeremo su tutte le utility lands necessarie per avere tutti gli elementi utili per comporre una lista all'altezza della situazione. Ringraziamo Francesco Vitale, a secolo Crash Bolas, e Jonathan Quarantiello per la mole di informazioni necessarie per la realizzazione di questa analisi, ma la nostra collaborazione è solo all'inizio, il cammino per districarsi nel formato è ancora lungo. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.
Underground Scene è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.